L'Europa appartiene ai bianchi, giusto? Quindi se non ci sono più persone bianche, non è Europa. Non esiste una cultura europea. Fuori l'Unione Europea! Per questo oggi marceremo insieme, per mostrare che non rinunceremo a tutto questo, qualunque slogan straniero cerchino di imporci. Gloria alla grande Polonia! Sembra assurdo poter pensare che un essere umano possa anche soltanto pensare di scavalcare questa barriera, questo confine fatto di filo spinato di un muro di metallo più alto di 3 metri. Che cosa pensi Dio ti stia chiedendo di fare in questa vita? Fermare il male che si sta avvicinando. Un tempo i musulmani volevano conquistare l'Europa e ora potrebbero davvero riuscirci, quando ce ne sarà un numero sufficiente. E a quel punto, sì, a quel punto inizieranno davvero a perseguitare i cristiani. Devo dire che c'è una certa soddisfazione nel catturare qualcuno che ha attraversato il confine illegalmente, perché lo stanno attraversando in modo illegale. O mi sto sbagliando? Andate! Non capisco cosa stanno dicendo, ma... Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte. Che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Questa è Varsavia, il giorno dell'indipendenza della Polonia. Non è soltanto una festa patriottica, è molto di più, è il raduno di estrema destra più grande del mondo. Centinaia di migliaia di persone si sono raccolte qui oggi a Varsavia per celebrare la loro forza, la loro identità e la loro fede. E qui in mezzo non si può parlare solo di orgoglio nazionale, ma di purezza, di confini e di nemici. E io oggi sono qui per capire perché, dopo tutto quello che abbiamo passato il secolo scorso, l'odio sta ritornando a riempire le piazze. E come sempre, sedetevi comodi almeno voi, perché sta per incominciare un'altra grande avventura di progetto Happiness. L'11 novembre è un giorno davvero speciale in Polonia. È il giorno dell'indipendenza nazionale. E a Varsavia si celebra con una grande marcia che da alcuni anni però si è trasformata nel più grande raduno mondiale dell'estrema destra. Ma perché proprio qui? Ve lo spiego subito. La Polonia ha una storia di orgoglio ferito. Dopo un periodo di splendore, nel 1700 la nazione rimane sotto il dominio di imperi più forti e grandi di lei per 123 anni. Con un'impresa eroica però, i polacchi ritrovano la libertà solo nel 1918. Ma anche qui la pace è solo un'illusione. Prima arriva Hitler, poi la guerra mondiale e ancora dopo l'Unione Sovietica. Solo nel 1989 la Polonia torna davvero libera, grazie a Solidarność, un movimento sindacale anticomunista e cattolico. Sì, perché qui la Chiesa Cattolica è stata a lungo l'unica certezza nei tempi più bui. E forse è anche per questo che la Polonia è oggi tra i paesi più religiosi d'Europa. Ma qui la fede non consola soltanto, protegge, legittima e a volte divide. Dopo la benedizione ci sposteremo accanto alla chiesa per deporre dei fiori presso la targa di padre Marco Godlewski, parroco di questa parrocchia prima della guerra e durante la guerra un nazionalista. Sì, un tempo anche i preti erano nazionalisti. Se sentite che quello che stiamo facendo è qualcosa di buono, ogni zloty, con cui decidete di sostenerci sarà sicuramente d'aiuto a rendere possibile tutto questo. Quindi grazie mille.
Che Dio vi benedica per il vostro sacrificio, per servire la patria. Patria e fede, condite dalla povertà, dall'abitudine a non dare mai per scontato la libertà e soprattutto a guardare con sospetto ogni straniero, sono stati gli ingredienti perfetti che hanno dato vita a un gruppo paramilitare molto speciale, i protagonisti di questa storia, l'esercito di Dio, uomini segnati da vite molto difficili, che cercano però una sorta di redenzione rispondendo a quella che per loro è la chiamata di Dio alle armi, ovvero difendere il confine sacro della patria dai migranti. Lui è il padre di questa milizia, Darius Sergei, guardia del corpo ed ex lottatore di MMA. Ricordatevi bene il suo volto, perché lo incontreremo più avanti. È strano che una marcia così inizi davanti a Dio. O forse no. Quando la paura cresce, l'uomo cerca una certezza, un rifugio, qualcuno che dica cos'è giusto. E forse anche il bisogno di essere perdonato per ciò che potrebbe fare in nome di quella paura. Ma la storia ci insegna che quando la fede viene usata per giustificare il terrore, non unisce più, divide. L'aria è elettrica. Sembra quasi una rivoluzione. Sopra le teste sventolano bandiere ovunque. Simboli diversi, un'unica visione. L'estrema destra europea è tutta qui. Celtica! Aquila bianca! Questi sono i nostri ideali! Croce celtica! Aquila bianca! Questi sono i nostri ideali! Croce celtica! Noi siamo i Black Bloc. Cosa state facendo oggi? Semplicemente marciamo per la Polonia, per l'indipendenza polacca. L'Europa appartiene ai bianchi, giusto? Quindi, se non ci sono più persone bianche, non è Europa. Non esiste una cultura europea. Noi viaggiamo in tutto il mondo per capire come cambia la felicità da luogo a luogo. Per te che cos'è la felicità? La felicità? Sì, felicità. È una domanda strana. Se vai in Polonia, vedi molte persone bianche. Vedi anche tante persone che ti assomigliano. Ti senti al sicuro. Le donne possono camminare per strada di notte. Se hai il tuo paese, dovresti essere felice, giusto? E se hai persone da tutto il mondo nel tuo paese, che senso ha dire che hai un tuo paese? Giusto? Le persone fanno il proprio paese. Perché sei qui oggi? Per sostenere la Polonia e l'Europa bianca. Vengo dalla Grecia. Qui oggi è un grande giorno. Ci siamo radunati da tutta Europa per sostenere i fratelli polacchi e i fratelli europei in generale. Veniamo da tanti paesi qui. Devo ammettere che fa un certo effetto trovarsi lì davanti. Per anni li ho visti solo in televisione, raccontati dai titoli di giornali, ridotti a immagini di scontri e fiamme. E mi sono sempre fatto una semplice domanda. Perché hai bisogno di coprirti la faccia? Perché ovviamente se mostriamo le nostre facce, le nostre vite sarebbero rovinate, perché ci sarà sempre gente che troverà un modo per distruggere le nostre vite. E il modo migliore per farglielo fare è mostrare il nostro volto. Molti dei nostri compagni che non indossavano maschere, alla fine sono stati perseguitati. Hanno perso il lavoro, gli amici, tutto. Solo perché hanno mostrato la faccia. Dobbiamo restare nel segreto. In un certo senso queste parole mi danno un po' di speranza, perché se devono coprirsi il volto per non avere problemi, significa che il resto del mondo rifiuta ancora certi ideali e finché lo farà saremo forse un posto migliore. Però poi vedo lei, come un monito, giovanissima e fiera, e capisco che il punto di non ritorno è quando l'orgoglio prende il posto della vergogna. Tu sei volato veramente dagli Stati Uniti per essere qui? Sì, ovviamente rappresentiamo White Lives Matter, perché i bianchi stanno diventando una minoranza a livello mondiale. Stiamo diventando sempre di meno, perché molte persone pensano soltanto «Oh, sei un cazzo di razzista», in realtà no, vogliamo solo le nostre nazioni per noi. L'Italia agli italiani, la Francia ai francesi, e cose così. Non vogliamo che vengano sommerse. È questo che rappresentiamo. Vengo dalla Francia. Siamo qui per sostenere i fratelli polacchi, perché sono in prima linea nella lotta contro la migrazione illegale che attacca l'Europa da ogni lato. Se guardi la situazione nel Regno Unito o in Francia, non viviamo più nei nostri stessi paesi. La cultura sta cambiando, la popolazione viene
sostituita, è qualcosa contro cui dobbiamo combattere, perché la cultura ha migliaia di anni di cultura. La perderemo se non agiamo. E i polacchi sono i più attivi in questa lotta. Si stanno ribellando, stanno realmente facendo qualcosa, quello che i nostri governi dovrebbero fare. Ed è per questo che è così importante essere qui, per mostrare che tutta l'Europa è con loro e che non dovrebbero cedere all'Unione Europea. Al corteo ovviamente non mancano le istituzioni della destra polacca. I loro discorsi incendiano la folla. Nessun politico qui teme di esibire il legame tra partiti di governo e ideologie estremiste. Non accetteremo mai l'istituzione di usanze straniere qui, di leggi culturalmente estranee a noi, a prescindere da quale cultura, nazione o religione straniera riguardi. E non è una questione di tolleranza o di valori liberali. È una questione del nostro senso di responsabilità per il nostro modello di civiltà, per la Polonia, che deve resistere! Non accetteremo mai l'indebolimento della sovranità polacca, spogliandola strato dopo strato, trasferendola a Bruxelles, a Berlino, a Strasburgo, a Lussemburgo, a Washington, a Mosca, ovunque. Noi non lo accetteremo mai. Per questo oggi marceremo insieme, per mostrare che non rinunceremo a tutto questo, qualunque slogan straniero cerchino di imporci. Per questo continueremo a sostenere chi serve la Polonia e la difende. E per questo servizio vi ringraziamo. Gloria alla grande Polonia! Per tutti questi gruppi dietro di me, il nemico numero uno è l'Europa, per loro mondialista e corrotta, incapace assolutamente di colmare il divario di povertà di tutte le popolazioni, di tutti i paesi, quindi loro vogliono uscire dall'Europa. Gli immigrati sono visti alla stregua di una minaccia incombente, come se fossero un esercito armato, il cui obiettivo è annientare la popolazione europea. Loro odiano e sono contro qualsiasi cosa cerchi di entrare all'interno dell'Europa. Polonia ai polacchi! Polonia ai polacchi! Fuori l'Unione Europea! Fuori l'Unione Europea! Purtroppo sembra quasi l'inizio di una nuova era, o forse semplicemente la fine di quella pace che in Europa dura da più di mezzo secolo. Ma tutto questo non è nulla rispetto a quello che vedremo domani. Fuori l'Unione Europea! Fuori l'Unione Europea! Fuori l'Unione Europea! Fuori l'Unione Europea! Lontano dalla capitale, nel silenzio quasi totale dell'Europa, è stato eretto un muro per proteggere i confini del paese. E non per fermare un esercito, ma per tenere fuori il nuovo nemico, i migranti. Costruito nel 2022, non separa solo due paesi. Segna una linea. Da una parte la Polonia e quindi l'Europa, dall'altra la Bielorussia, governata da un dittatore legato a doppio filo alla Russia. Ecco che insieme sfruttano l'immigrazione come strumento di ricatto geopolitico. Avanzano richieste e quando non vengono accolte spingono i migranti verso il confine, contro la Polonia e quindi contro l'Europa. E ogni volta che attraversano migliaia di chilometri per arrivare qui e scavalcano muri di filo spinato per salvarsi la vita, non sanno di essere delle pedine. Pedine di una guerra ibrida, ovvero una guerra che non si combatte con carri armati o missili, ma con esseri umani. Ecco perché ora questo muro è pieno di soldati che lo proteggono. Non per fermare un esercito, ma per contenere una guerra che nemmeno si vede. Sembra assurdo poter pensare che un essere umano possa anche soltanto pensare di scavalcare questa barriera, questo confine fatto di filo spinato di un muro di metallo più alto di 3 metri. Se abbiamo l'esercito a fianco a noi che sta controllando quello che stiamo facendo. Ovviamente non sono contenti di avere dei reporter, delle telecamere qui al confine. Anzi, questa zona è vietata a giornalisti, a reporter, a persone che vogliono
mettere un po' di luce su questa storia, però noi cercheremo di riuscire a raccontarvela. Qual è il tuo lavoro qui? Dobbiamo sorvegliare il confine e fermare la migrazione illegale. Ma come è così alto? Come riescono a scavalcarlo? Tagliano le sezioni, per esempio con un arnese, con una sega circolare, e arrivano da questa parte con l'aiuto dei servizi bielorussi e poi scavalcano usando una scala, proprio attraverso quel secondo filo spinato a fisarmonica. Pensa che un nostro collega, un commilitone, è stato ucciso da uno di loro, in sacra memoria del sergente Mateusz Szitek. Fermiamoci un attimo, perché la storia di Mateusz Szitek è molto drammatica ma simbolica. Perché nel 2024, durante uno scontro al confine, viene trafitto da una lancia rudimentale per mano di un uomo afgano che cercava di entrare. E così la sua storia è diventata il simbolo di una battaglia contro il male e il terrore che deve restare fuori. In questo momento sono davvero i servizi bielorussi ad avere il controllo su tutto questo. E sono loro a decidere chi attraversa il confine e dove. In realtà quei migranti sono di fatto ostaggi di quei servizi. Da dove vengono? Lo sai? Afghanistan, Eritrea, Somalia, Nigeria. Wow, da molto lontano. Sì. Non mi stupiscono per niente le parole del soldato, perché qui al confine vengono scelti gli uomini più fedeli alla patria, coloro che non hanno nessuna pietà delle storie umane, che cercano di superare, di valicare questo confine, e purtroppo si trovano davanti a storie veramente drammatiche, storie così dure, così disperate, che cercano di superare un muro alto più di 5 metri, elettrificato, con del filo spinato, rischiando la loro vita per arrivare in un luogo che non conoscono e non sanno che qui non sono benvenuti. Questi uomini, in realtà, l'unica loro missione è quella di respingere queste persone. E pensate che, la vedete quella porticina dietro di me? Quello non è un dettaglio. Da lì vengono espulsi gli uomini e le donne che cercano di entrare in Polonia. Proprio da quella porticina piccola lì, che viene aperta soltanto per farli andare via, cacciarli. Ci crede, è successo davvero. Ci avevano avvisato che camminando da soli in questi paesini ci avrebbero scambiato per dei migranti, perché chiaramente, essendo mediterranei, potremmo essere medio orientali, arabi, ed è successo. Una signora è uscita da questa casa, ci ha chiesto in polacco cosa stessimo facendo, noi non siamo riusciti a parlare con lei, ha chiamato questo numero che non so cosa sia, immagino sia un numero d'emergenza, e in 2 secondi è arrivata la polizia. Però fortunatamente noi abbiamo dei permessi per essere qui e ci hanno lasciato stare, però per farvi capire quanto sia tesa l'atmosfera qui. C'è soltanto un modo per portarvi realmente all'interno di questa storia insieme a me, ovvero quello di farvi notare quanto il villaggio di Opaka-Duzha, le casette che vedete dietro di me, sia letteralmente attaccato al confine con la Polonia e la Bielorussia. Vedete questo muro alto più di 5 metri, elettrificato, con del filo spinato dappertutto, che protegge tutto il confine. È una delle porte all'Europa. Ci sono dei soldati che mi stanno guardando, speriamo che non stiano venendo qui, perché in realtà non potrei essere qui, ma quello che vi vorrei dire è che migranti, migliaia di migranti ogni anno cercano di percorrere questa rotta migratoria dei Balcani molto pericolosa, estrema, per riuscire a entrare in Europa e iniziare una nuova vita. Purtroppo però sono dei migranti illegali che quindi cercano di essere... Credo che stia venendo a parlarmi un soldato. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Non troppo bene. E tu? Bene. Hai dei documenti per entrare in un'area ad accesso limitato? Sì.
Ecco, tieni. Grazie. Sono a posto? Sì, vanno bene. Grazie. Come vi avevo spiegato, i soldati non sono felici di avere giornalisti, reporter, che chiaramente fanno luce su una storia molto torbida come questa. Però noi siamo qui apposta perché, anche se parliamo di felicità, vogliamo raccontare storie come questa, perché sono importanti per farci capire in che mondo viviamo. E proprio qui, dove tutti parlano di nemici e invasioni, vive un uomo che fa qualcosa che qui sembra quasi proibito. Accoglie. Quando i migranti riescono, spesso in modo drammatico, a superare il confine, lui apre le porte di casa, senza domande. Sono venuto fin qui per capire perché lo fa e perché ogni notte lascia una luce verde accesa fuori da casa sua. I profughi si spostavano per lo più di notte. Avevano bisogno di un segnale, qualcosa che indicasse che questa casa è sicura. E io sentivo che un segnale luminoso fosse perfetto. E il verde perché è la luce della speranza, il colore della speranza. E più tardi qualcuno mi ha detto che il verde è il colore dell'Islam. E perché tu non sei spaventato di loro? Perché hai deciso di aiutarli? Non lo so. È una domanda interessante. Dovevamo fare qualcosa perché nei boschi la gente moriva. Quindi abbiamo cercato di fare cose molto semplici. Portare cibo, dare vestiti caldi, medicinali e così via. Questa foresta è pericolosa. Le persone della foresta, i rifugiati, la chiamano semplicemente giungla. Ecco, è una giungla. E nella giungla si può morire. Io ti ho chiesto perché lo fai e tu mi hai dato forse la risposta più bella di tutte, perché mi hai detto non lo so. Vuol dire che Sì. noi lo dobbiamo fare. E non dobbiamo chiederci perché, chi, quando, cosa. Una persona sta morendo, una persona sì. ha bisogno, tu l'aiuti. E tu davvero mi hai dato la risposta più bella sì. che mi potessi dare. Sì. Cosa pensi sia la felicità in questo momento della tua vita? Forse sembrerà stupido, ma sono felice quando io non aiuto. Perché so che quando c'è calma in certi periodi dell'anno e non vediamo sofferenza né dolore o persone che vengono ferite, quello è un momento felice. Onestamente non mi aspettavo neanche questa risposta. Ed è ironico pensare che in questo puntino remoto del mondo chi imbraccia le armi lo fa in nome di Dio, mentre chi incarna esattamente lo spirito cattolico lo fa in silenzio. Tu immaginati essere una persona che ha attraversato tutti i Balcani venendo dal Medio Oriente, morto di freddo, che è passato 3, 4, 5 giorni nella foresta in inverno, arrivi qui che ti vedono come il nemico numero 1 e devi per forza bussare alla porta di qualcuno e chiedere se per favore ti fanno entrare, se per favore ti danno una coperta per coprirti. Immaginati la situazione da parte loro di trovarsi uno straniero, un estraneo davanti e loro lo stesso. Posso dirvi una cosa prima di riprendere il nostro viaggio? In realtà è una grande massima di vita. Se volete vivervi una vita serena non dovete mai sottovalutare il potere dei vostri risparmi. Perché lasciare i vostri soldi sul conto corrente a prendere polvere oggi è un po' come tenere i migliori della squadra in panchina quando in realtà potrebbero svoltarvi la partita. Così facendo i soldi perdono valore a causa dell'inflazione e interessi bassi o inesistenti. Eh sì, anche se sul conto quel numero non cambia. Ma c'è un'alternativa. E la cosa fantastica è che non devi assolutamente bloccare i tuoi soldi per anni per farli fruttare. Scalable Capital è una banca tedesca con più di 1 milione di clienti e che ti offre un interesse del 2,5% anno sui tuoi risparmi. Interessi calcolati e accreditati mensilmente, ma restano sempre liberi e a mia disposizione. Posso infatti prelevarli o usarli quando voglio, senza penali o costi nascosti. Ma non sono interessi,
Io ad esempio ho impostato anche un piano d'accumulo, così senza nemmeno pensarci troppo sto costruendo la mia pensione. Se vuoi iniziare anche tu, ti basterà scansionare questo QR code o cliccare nel link che ti ho lasciato in descrizione. E adesso torniamo alla nostra avventura. Vi ricordate di Darius? Beh, l'avevamo incontrato ieri in chiesa e vi avevo detto che sarebbe stato una persona importante in questa storia. Ora è finalmente arrivato il suo momento. Non lontano da qui c'è il quartier generale dell'Esercito di Dio, il gruppo paramilitare che Darius ha fondato nel 2024. Protetti e sostenuti dai partiti della destra polacca, hanno il compito di pattugliare il confine e fare letteralmente tutto ciò che lo Stato non potrebbe fare contro i migranti che si nascondono nella foresta. Padri di famiglia, ferventi cattolici, ma prima ancora ex mercenari, ex criminali, uomini abituati alla guerra e alle armi, pronti a difendere la patria a tutti i costi. Questa potremmo chiamarla quasi fortuna perché siamo arrivati nel quartier generale nel momento clou più importante di questo raduno del BPG, il gruppo di Darius, ovvero oggi è la giornata in cui i genitori, quindi i padri fondatori di questo gruppo, portano i figli. Si sta incontrando il presente e il futuro. I padri vogliono insegnare il patriottismo, il nazionalismo ai figli che diventeranno i prossimi guardiani del confine. Questa sarebbe l'idea, sempre in nome di Dio. Questi uomini sono chiamati in tutto il paese i soldati di Dio. La fede qui viene prima di tutto, anche prima della legge. E prima di ogni pattugliamento si affidano proprio a Dio affinché li protegga e li guidi a catturare più migranti possibile che si nascondono nella foresta. Poi fa freddissimo e ci siamo protetti dentro questa parrocchia a fianco alla chiesa, mentre Darius e il suo gruppo stanno aspettando il prete che dovrà benedirli prima dell'inizio del loro pattugliamento al confine. Questo è quello che fanno ogni volta. Ogni volta che iniziano, il prete deve dare il benestare per grazia del Signore per questo lavoro così importante per loro e per tutti i polacchi. Qual è il piano per stasera? Andremo al confine per supportare la guardia di frontiera, ecco. Perché di notte la guardia di frontiera non può... Se c'è un varco e gli irregolari scappano nel bosco, l'esercito non può entrare. È la nostra legge. La guardia di frontiera interviene in modo diverso, certo, non vogliono rischiare. Ma noi non abbiamo paura, quindi entriamo e basta. A volte quando li catturiamo di notte loro sono increduli e ci chiedono chi vi avvisa, chi vi dà le informazioni. E io dico... Dall'alto. Arriva sì, dall'alto. Il capo dei capi. Insomma, il Signore. A volte restano sorpresi. Vai con Dio. Grazie Ti auguro mille. tutto il bene. Grazie. Tu qui sei un po' come una superstar, no? Tu sei una star qui. No. Tutti quanti vengono qui a parlare con te. Penso che sia Dio ad attrarli, come se fosse lo Spirito Santo a muovere tutto questo. È l'unica spiegazione che so darmi. Io non c'entro niente in tutto questo, è merito di qualcos'altro, una sorta di aura divina. A kolega z kamerą z przodu, czy też? Che cos'è? Acqua esorcizzata. Acqua santa? Sì. E con questa sei protetto? Sì. Me l'ha data un prete. Sì, un prete esorcista. Ogni volta che abbiamo una missione, tutti i soldati devono prima benedirsi con questa acqua. E chi eri tu prima di scoprire l'amore di Dio? Ero un uomo, una persona che cercava continuamente qualcosa, un senso nella vita, anche se ho iniziato la vita adulta molto presto. Ad essere sincero, ero una canaglia. Nella mia vita ho avuto tante donne, alcol, droga, gioco d'azzardo. E alla fine ho trovato lui, ho trovato Dio. Dio chiama persone strane, sai? Lui usa persone come me. I casi più disperati che però porteranno a termine la sua volontà. Quale pensi sia la tua missione adesso? O che cosa pensi Dio ti stia chiedendo di fare in questa vita? Fermare il male che si sta avvicinando.
che sta arrivando in Polonia, cioè la distruzione della nostra fede cattolica. La storia insegna. La storia ci dice che un tempo i musulmani volevano conquistare l'Europa e ora potrebbero davvero riuscirci quando ce ne sarà un numero sufficiente. E in altri paesi già sta succedendo, ma se in Polonia gli permetteremo di fare lo stesso, a quel punto inizieranno davvero a perseguitare i cristiani. Io e Darius viaggiamo verso l'oscurità insieme. Siamo solo io, lui e chilometri di buio intorno. E non mi sono mai sentito così vicino e così distante da una persona allo stesso tempo. Gli islamisti, i musulmani, semplicemente loro non si adattano a noi. Quando arrivano qui in Europa non si adattano alla nostra cultura e alle nostre regole. E sono convinti che il loro Dio sia il più grande. E vogliono che siamo noi ad adattarci a loro. Come se non fosse già surreale la storia. È successo qualcosa off camera che vi devo raccontare. Darius e i suoi uomini ci hanno circondato e ci hanno fatto una sorta di interrogatorio. Mi hanno chiesto perché io fossi stato l'unico a toccare l'acqua santa in macchina, mentre invece i ragazzi non l'avessero fatto. E hanno voluto sapere se tutti quanti noi fossimo cattolici cristiani. E gli hanno detto sì, siamo battezzati, lo siamo. E hanno fatto un sospiro di sollievo e abbiamo continuato a percorrere la foresta. Mi chiedo, se non fossimo stati cattolici o cristiani, cosa sarebbe successo. Continuiamo. Ci siamo fermati proprio all'ingresso della foresta perché stiamo aspettando un altro gruppo per iniziare il pattugliamento, però non è una casualità che questo sia il punto di incontro, perché proprio lì davanti a noi c'è l'altare del soldato morto al confine e per loro è un martire. Infatti lo venerano e ogni inizio pattugliamento passano di qui per pregare in suo nome e per farsi proteggere proprio da lui. Infatti in questo momento tutto il gruppo sta pregando davanti al suo altare. Pod Twą obronę uciekamy się świętem ulicami. Naszymi prośbami nas nie wyleć, powstrzymaj nas, na Ok, ci siamo. Preparatevi le braccia, ci siamo. Forza, forza. Dai, qua. Guarda. Guarda lì. Ormai da un paio di ore che stiamo pattugliando questa zona della foresta. Mi sembra assurdo che un essere umano, una persona, possa sopravvivere o almeno rifugiarsi qui dentro. Abbiamo visto i bufali poco fa, ma non è l'unico animale che chiaramente vive in queste foreste. Ci sono lupi, ci sono anche qualche orso. Quindi è veramente sopravvivere in un ambiente ostile come una foresta in inverno. Arriva fino a meno 10 gradi. Ora gli attraversamenti oltre la recinzione al confine con la Bielorussia avvengono dalle 17-18 in poi. Prima d'inverno l'obiettivo era cercare di farla franca durante il giorno e a nascondersi da qualche parte fuori dalla foresta perché c'è troppo freddo. Di solito li venivano a prendere al mattino, a volte persino di notte, dai corrieri. Però da quando abbiamo iniziato a pattugliare, prima c'erano solo passaggi di giorno, ora rischiano di più e li fanno di notte. Perché di notte nessun esercito o guardia di frontiera entra nella foresta a cercarli. Fa troppo freddo. Sì. Prima si muovevano anche con le torce. Sì. Ora vanno senza perché hanno paura di noi. Con i nostri visori notturni li becchiamo subito. Quindi Sì, ora sì, probabilmente sì, stanno sì, strisciando sì, a terra per non farsi vedere. Le condizioni per loro sono molto dure. Troviamo situazioni davvero drammatiche davanti a noi. Anche la guardia di frontiera o l'esercito trovano dei corpi senza vita nella foresta. A volte è come se fossero stati morsi dagli animali, dai lupi. E cosa provi realmente quando vedi immigrati, persone illegali,
qui nella foresta. Quello che provo. Sei arrabbiato? No, non sono arrabbiato. Soddisfazione. Quando succede, chiamiamo la guardia di frontiera. E la guardia di frontiera fa quello che deve fare con loro. E grazie a questo, abbiamo un po' più di sicurezza in Polonia. Quindi c'è una certa soddisfazione nel catturare qualcuno che ha attraversato il confine illegalmente. Perché ricordiamoci che lo stanno attraversando in modo illegale. Cosa ci dà felicità? Penso che tutti noi, penso che ogni singolo individuo dell'esercito di Dio provi felicità nel dare speranza e nel dimostrare come uomini polacchi il coraggio delle nostre azioni. Perché sì, la Polonia è molto diversa da tutti gli altri paesi europei. Noi non possiamo permettere che altre nazioni, altri uomini, facciano alle nostre donne, alla nostra società, ciò che fanno in Europa. Sai, la felicità sta proprio lì, essere la speranza per la nostra gente. Vediamo cosa succede in paesi come la Svezia, l'Inghilterra, l'Italia, la Germania. Lì gli immigrati sono un problema, sono un grossissimo problema. Vediamo leggi più dure, casi di donne e bambini che sono maltrattati. Non vogliamo questo nel nostro paese, in Polonia. Tutto è pianificato, è tutto ideato per evitarlo. Per noi la felicità è proteggere la Polonia. Stavo ritornando alla macchina, fortunatamente devo dire che non abbiamo trovato nessuno, però so che è molto facile giudicare questi uomini in base alle loro parole, in base alla loro missione di vita, ma per me è molto affascinante concentrarmi sul fatto che nessuno di noi pensa di essere il cattivo della storia, nessuno di noi pensa di fare del male, anzi, loro pensano di essere dalla parte giusta di questa vicenda. Ed è affascinante anche ascoltare che cos'è per loro la felicità, perché dobbiamo ricordarci che nella nostra ricerca della felicità non c'è giusto e non c'è sbagliato. È ovvio però che non posso non riflettere sul fatto che se vivi una vita alla ricerca del nemico che viene fomentata e alimentata dalla paura, non può che andare male, perché hai sempre bisogno di una nuova paura, di un nuovo nemico, e quindi una volta che loro sconfiggeranno questo nemico impossibile, invisibile, avranno bisogno di un altro ancora. E la domanda che mi faccio è: si può vivere una vita nella paura, nella rabbia? Però il dramma più grande di questa storia è che io non credo che questi uomini siano cattivi. Io credo che non abbiano neanche scelto di odiare, ma che ci siano caduti dentro, perché attorno a loro hanno smesso di vedere l'amore, di vedere il buono nelle altre persone. Abbiano deciso di venire fino a qui a controllare un confine che è semplicemente stato creato dall'uomo per dividere altri uomini.